Benvenuti, amiche e amici degli scacchi, alle mini guide di Nank per imparare a giocare a scacchi. Oggi vediamo la seconda mossa speciale di pedone, la cosiddetta presa en passant, oppure in italiano presa al varco. Si verifica quando un pedone, vediamo prima dalla parte del bianco, quando un pedone, superata la metà campo, quindi nella quinta traversa, viene affiancato da un pedone che parte dalla settima traversa fino alla quinta. In questo caso è come se il nero stesse chiedendo al bianco l'autorizzazione, diciamo, per spingere il pedone di 2 passi. Il bianco deve decidere nella mossa successiva e solo alla mossa successiva se catturare il pedone in D5 in questo modo. Quindi come se il pedone nero, anziché spinto di 2 case, fosse spinto di una casa sola. Quindi ripilogando, qualsiasi pedone bianco nella quinta traversa viene affiancato da un pedone che parte dalla settima traversa fino alla quinta, è come se il colore, il nero in questo caso, stesse interrogando il bianco chiedendogli l'autorizzazione a praticamente spingere il pedone di 2 passi. Se il bianco accetta questa situazione giocando un'altra mossa, alla mossa successiva, facciamo una mossa a caso, non potrà più decidere di catturare il pedone F con la presa en passant. Quindi solo alla mossa successiva il bianco potrà decidere di catturare questo pedone. Non confondiamoci, l'errore tipico è che se il nero gioca prima la mossa D6, quindi spostando il pedone di una casa sola, e poi si affianca in D5, non si potrà più catturare en passant. La presa en passant si verifica solo quando dalla settima traversa il pedone viene affiancato a un altro bianco che si trova nella quinta. In questo caso si potrà decidere di catturare il pedone. Altro errore tipico si verifica quando, per esempio, il pedone, facciamo mosse a caso, il pedone viene a trovarsi nella sesta traversa e poi si decide di spostare il pedone in D5. In questo caso non si può catturare en passant in questo modo, il pedone non si trova nella quinta traversa. In questo caso invece poteva catturare sia col pedone C che col pedone E. Dall'altro lato, ovviamente, i pedoni dovranno trovarsi sulla quarta traversa e affiancati da un pedone bianco che si muove dalla seconda traversa fino alla quarta, potrà essere deciso, in questo caso è il bianco che chiede l'autorizzazione al nero, autorizzazione tra virgolette, a muovere un pedone di 2 case. Se il nero è d'accordo farà un'altra mossa, per esempio. Se invece non è d'accordo, catturerà il pedone F. È importante questa presa perché spesso si commettono degli errori. Esercitatevi a riconoscerle quando lo trovate nelle vostre partite. Per oggi è tutto, vi aspetto alle prossime mini guide. A presto, ciao!